Un ciao a tutti gli appassionati. Noi siamo qui a Bologna appunto per presentare i nostri lavori. Una cosa che ci lega a tutti quanti, proprio quelli che siamo qui oggi, è appunto la passione per l'auto d'epoca. E il nostro obiettivo è quello di poter dare delle auto che vanno a replicare le auto dei sogni a costi abbastanza ridotti. E siamo partiti da qui, questa è ancora in corso d'opera e questa è una replica Alfa Romeo TZ2, seconda metà degli anni 60. Su questa siamo partiti con un telaio del Duetto Spider, quindi una Giulia 105. Su questa TZ che abbiamo adesso in lavorazione molte cose sono ancora da fare. Per esempio le ruote, chi la conosce sa bene che non sono queste. Questo non è il suo disegno di ruote, saranno montate le ruote del disegno giusto. E la TZ si chiama TZ proprio perché è un tubolare carrozzato da Zagato. La TZ si evolve con la 2, che è questa qui, che passa con la carrozzeria in vetroresina. Quindi praticamente a metà degli anni 60 l'Alfa Romeo finisce l'era con la TZ chiamata 1, se così vogliamo, che è di alluminio, e costruiscono questa che è appunto la TZ2. Già negli anni 60 la carrozzeria in vetroresina era qualcosa di veramente all'avanguardia, un po' come oggi parliamo del Kevlar o del carbonio. Negli anni 60 lo era la vetroresina e così noi abbiamo ricostruito la carrozzeria in vetroresina. Il tubolare in questo caso viene aggiunto al telaio del Duetto, proprio perché questa parte proprio come Duetto. È una macchina estremamente bassa, anche la posizione del sedile è parecchio bassa e la distribuzione dei pesi la rende qualcosa di molto appetibile per i veri appassionati, perché la guida diventa particolare, diventa molto particolare. E all'epoca la guidavano Andrea De Adamic, Ignazio Giunti e tanti altri, e hanno veramente fatto grandi successi con quest'auto. E stiamo sviluppando la TZ2 così come nasceva a quel tempo. Era una macchina che ha fatto storia, infatti Ruote Classiche la titolava così, la 1600 che batteva le 3000, e lo faceva veramente. Nel caso nostro abbiamo lasciato la meccanica principale del Duetto, proprio perché è un'auto che va omologata per uso stradale, e ci siamo impegnati nello spostamento del motore proprio perché quello era lo studio degli ingegneri che lo costruirono, spostare i pesi verso il centro. Quindi di conseguenza il Duetto rimane tale, ma il motore viene spostato verso il centro. Le sospensioni sono sempre quelle del Duetto, così com'era, e guardandolo, aprendo un cofano, troverete qui il motore bialbero tipico della Giulia, così come nasce il Duetto. E ovviamente non metteremo il motore a doppia accensione della TZ, proprio per un discorso di costi, ma se qualcuno lo vuole, anche quello lo si può mettere, perché del resto le dimensioni sono sempre le stesse. Si può anche lavorare sulle sospensioni per renderle più performanti. È tutta una questione di costi e che noi partiamo in maniera base per cercare di avere un prodotto facilmente acquistabile. Quello è il nostro obiettivo. Vogliamo divertirci noi e vogliamo che si divertano pure gli altri. Questa è una delle nostre repliche, ne abbiamo altre. E dopo questa siamo passati alla Stratos, che adesso vi facciamo vedere. Anche la Stratos è una replica in corso d'opera pure lei, ancora è tutta tagliata come vedete. Con questa qui siamo partiti dal telaio Fiat X9. La Stratos, la Runabot e la X9 sono state disegnate dal maestro Grandini, pertanto avevano lo stesso concetto, sia la posizione del motore e molte misure in comune. Di conseguenza riteniamo che anche su questa riusciamo a fare delle repliche utilizzabili su strada, quindi omologate su strada, che possono avere i costi abbastanza contenuti. Questo è il nostro mondo delle repliche. Questo telaio richiede appunto delle trasformazioni a livello anteriore sicuramente, perché questa è la conformazione tipica della Stratos. Anche le sospensioni hanno subito e subiranno ancora degli altri lavori di trasformazione. Ovviamente il vetro con il girovetro, il cruscotto, sono tutte le forme tipiche della Stratos. Anche all'interno utilizzeremo dei sedili che sono tipicamente nella linea, nel disegno Stratos, e i cerchi. Questi sono dei cerchi ricostruiti attualmente,
e sono dei bei cerchi fatti appunto secondo quello schema lì. Non sono identici, però l'idea è proprio quello del cerchio della Stratos, con il 5 fuori come qui vedete, invece che il 4 come quelli che sono montati solo per metterla su ruote. E questa qui nasce col motore X19, anche se qualcuno si può divertire anche con altro tipo di motorizzazione. Comunque riteniamo che sia un bel pezzo, perché alla fine viene una bella coppia di Stratos. E invece tutti i giorni ci divertiamo con queste. Queste qui ormai sono il mito degli anni 80, tutti quanti noi le conosciamo e questa versione qui, così come stiamo vedendo dal punto di vista estetico, è una Martini 6, ma in realtà non è altro che una replica. Tutte le Delta in generale molto spesso ci chiedono di replicarle, proprio perché la Evo è il mito delle Lancia degli anni 80. Quindi anche questa qui viene omologata ad uso stradale, quindi sul libretto saranno riportate le nuove larghezze, sono riportate le nuove misure di gomme e in questo caso abbiamo gli interni originali della Evo 1 e anche questo è un bel pezzo di macchina che ormai è richiestissimo e pertanto le replichiamo di continuo. Qui si passa al mito degli anni 70. L'ingegner Dallara negli anni 70 ha preso un giocattolino che era la X9 di allora e la trasformò in qualcosa di meraviglioso. È bellissima a guardarsi, l'ingegnere gli diede una potenza di oltre 190 cavalli e li sviluppava molto bene, soprattutto nelle gare storiche, e ancora oggi li sviluppa molto bene. E noi non facciamo altro che replicarle tutti i giorni. Anche questa qui è un'auto omologata ad uso stradale, quindi anche questa ha l'aggiornamento sul libretto per quanto riguarda le misure delle ruote, le larghezze della carrozzeria che sono completamente diverse e lo stile è intramontabile, è qualcosa di meraviglioso.